Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vedremo il gesto tecnico del tuffo. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come detto, oggi vedremo il gesto tecnico del tuffo. Allora, per prima cosa diciamo che il tuffo è un fondamentale tecnico difensivo attuato dal portiere con la perdita volontaria dell'equilibrio in modo da diminuire il tempo di parata e aumentare lo spazio su cui si va a interagire. Il tuffo viene eseguito nel momento in cui uno spostamento laterale non risulta essere più sufficiente a intercettare la palla. Quindi ogni volta che la palla non è indirizzata direttamente verso di noi e il tuffo laterale non permette di raggiungere il pallone, siamo costretti a utilizzare la tecnica del tuffo. Il tuffo quindi è l'ultima nostra risorsa che ci permette di intercettare la palla compiendo la parata. Il gesto del tuffo lo classifichiamo in tre diverse categorie: un tuffo levagamba, il tuffo senza spinta e il tuffo con spinta. Partiamo dal tuffo levagamba. Il tuffo levagamba è quel tuffo che ci permette di raggiungere rapidamente terra nel momento in cui, per distanza dalla palla oppure per rapidità di tiro, abbiamo la necessità di andare a terra con maggior velocità. Quando la palla risulta essere molto vicina a noi, abbiamo due possibilità di parata: o una parata col piede, quindi aprendo il piede e di fatto respingendo la palla, oppure utilizzando la tecnica del levagamba. La tecnica del levagamba viene utilizzata, appunto, come dice il nome, togliendo una gamba d'appoggio. Quindi dalla posizione di partenza, quella classica del portiere, si ha uno scivolamento della parte della gamba omologa al lato in cui ci si deve tuffare, che può essere anteriore o posteriore, facendo sì che anche questa gamba poi scivoli e puntando direttamente le mani verso terra, quindi verso il pallone. Il movimento dello scivolamento della gamba e del portare le mani verso il basso, quindi verso il pallone, deve essere contemporaneo, in modo da aumentare la velocità di caduta verso terra. Questo movimento ci permette, rispetto al movimento di parata col piede, la possibilità di fare una presa. Come visto nei video precedenti, la possibilità di effettuare una presa è sicuramente un vantaggio, in quanto riusciamo a concludere l'azione e quindi non diamo possibilità alla squadra avversaria di poter continuare ad attaccare. Secondo tipologia di tuffo, quindi la seconda classificazione del tuffo, è quello con un tuffo senza spinta. Tuffo senza spinta, quindi abbiamo un tuffo laterale per andare a coprire più o meno la nostra altezza sul lato destro o sinistro, ok, facendo anche una possibile parata con due mani, quindi andare in presa. L'obiettivo del tuffo senza spinta è coprire più o meno la nostra altezza con le braccia distese e intercettare la palla. La palla può essere intercettata in tre modi: possiamo intercettare la palla con due mani e quindi fare un'azione di presa sulla palla, oppure una deviazione a due mani. Possiamo intercettarla con una sola mano per aumentare la rapidità di parata e quindi fare una deviazione, oppure, se la palla risulta essere alta sopra la linea della testa quando ci mettiamo orizzontalmente, allora utilizziamo la mano del lato opposto per andare a prendere la palla più alta. Abbiamo poi il terzo tuffo, che è quello con la spinta. Allora, il tuffo con spinta e senza spinta hanno in comune il fatto che il piede viene orientato verso la palla, verso la direzione di intercettazione della palla. Quindi possiamo usare la punta pura per spingere nel caso di tuffo con spinta, o semplicemente per andare a sdraiarci col tuffo senza spinta, oppure utilizzare la parte esterna della punta per un'azione ancora più rapida, in modo da continuare a spingere sempre sul lato in cui dobbiamo effettuare la parata. La differenza tra le due posture con la punta pura o con l'esterno della punta evidentemente porta a una spinta diversa. L'esterno della punta permette una spinta più laterale, quindi con minor forza
per andare a intercettare la palla. La spinta con la punta piena permette l'utilizzo completo della gamba e quindi riuscire a spingere maggiormente. La scelta delle due è logicamente condizionata dalla velocità e dalla distanza della palla. Il tuffo con spinta, come dicevo, permette di utilizzare la gamba come spinta una volta appoggiata sulla punta, proprio come spinta per andare a coprire ancora più spazio. Quindi questo è un gesto tecnico che si utilizza quando si ha abbastanza spazio e tempo per andare a coprire un pallone che è molto lontano da noi. Di solito la spinta viene utilizzata per andare a coprire palloni a fil di palo. Che dire di più? Lo spostamento del piede sia nel tuffo senza spinta che con spinta deve essere praticamente quasi fatto perno sul tallone, quindi radente al suolo senza perdere troppo tempo, perché sollevare la gamba e spostarla in questo modo fa perdere tempo e reattività, mentre noi dobbiamo avere una reattività immediata e una spinta più forte possibile. Quindi un gesto semplice è radente al suolo per andare a spingere. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e buon allenamento!